Questa è un'astronave a fusione nucleare che viaggerà al 4,24% della velocità della luce nel suo viaggio di 100 anni verso Proxima Centauri b. L'umanità nacque sulla Terra, ma non era destinata a morire qui. In che direzione si muoverà l'astronave e come produrrà la gravità artificiale? La popolazione crescerà a bordo dell'astronave Arcania nei prossimi 100 anni? Cosa succede ai batteri in un sistema chiuso e quale sarà la dilatazione temporale una volta arrivati sul nuovo pianeta? Cosa succederà a bordo dell'astronave Arcania per gli ultimi 30 anni del viaggio per assicurare che i passeggeri siano adattati alle diverse condizioni di vita su Proxima Centauri b, come la maggiore gravità e la luce rossa proveniente dal nuovo Sole? Ma perché l'astronave va su questo pianeta specifico Proxima Centauri b? Perché è il pianeta più vicino alla Terra. Bentornati a voi e benvenuto a te se capiti qui per la prima volta. Oggi vi porto addirittura nello spazio. Andremo a scoprire i dettagli di un viaggio che non è proprio fantascienza. È vero, non abbiamo ancora un'astronave, ma anche se quella teoricamente potremmo anche costruirla, quello che ci manca veramente sono dei motori che ci permettano di coprire distanze enormi in un tempo relativamente breve. Ma a questo ci stanno già lavorando. Ma se fossimo in grado veramente di fare un viaggio di 100 anni verso Proxima Centauri oggi, cosa succederebbe a bordo della nave? Intendo dire veramente, senza ricorrere a storie di fantascienza. In questo video, che definirei più un documentario, potrai vedere una ricostruzione fedelissima di quello che succederebbe. Non voglio perdere tempo a chiederti di iscriverti al canale perché mi pare ovvio che ti debba iscrivere immediatamente in questo video ho creato per te un'astronave che ho chiamato Arcania. Dai, mettetevi comodi che si parte. L'Arcania raggiungerà Proxima Centauri b in 100 anni. Ci sono 1800 passeggeri a bordo e il viaggio inizia. Ora l'astronave si lancia dall'orbita terrestre alta, accendendo il suo motore a fusione nucleare. Impiega 15 giorni per accelerare sotto un G per raggiungere la velocità di crociera del 4,24% della velocità della luce e poi arriva la grande svolta. L'Arcania ha superato Marte e è in rotta verso la cintura di asteroidi. Usando il suo motore a fusione nucleare, ha impiegato meno di 2 ore per superare la Luna e 14 giorni per superare l'orbita di Marte. Si sta dirigendo verso il basso di 21 gradi sotto il piano eclittico del Sistema Solare. La Terra e gli altri pianeti girano intorno al Sole quasi come un disco piatto. Il sistema stellare di Proxima Centauri b è sotto questo disco, per questo l'astronave è su una traiettoria di volo verso il basso. 15 giorni sono passati dal lancio dalla Terra, i motori si sono spenti, l'astronave ora viaggia al 4,24% della velocità della luce e lo farà per i prossimi 99 anni. Ora inizia la manovra di rotazione. I propulsori all'esterno dell'Arcania si accendono. Con un diametro di 750 metri, circa il doppio della lunghezza della porta aerei, l'anello esterno ruota e gira. Per generare un G di gravità artificiale deve girare ad 1,9 rotazioni al minuto. Dopo aver raggiunto un G, lo stesso della Terra i propulsori di rotazione si spengono e l'anello abitativo dell'Arcania continuerà a girare per il resto del viaggio. Questo è dovuto alla conservazione del momento angolare nello spazio. Il ponte di comando dell'Arcania ora attiva le principali strutture abitative, dai collegi e i teatri di realtà virtuale alle strutture mediche, centri di nascita e giardini. Ci sono anche fattorie verticali aeroponiche a più livelli all'interno dell'anello abitativo, impianti di stoccaggio del DNA e camere di conservazione dei semi delle colture. Nelle camere da letto i passeggeri riattaccano i moduli abitativi dalle pareti, ora verso il pavimento. Quando l'astronave stava accelerando le forze G, erano spinte verso il motore. Ora senza più accelerazione, la rotazione è usata per generare la gravità artificiale, spingendo verso l'esterno, così il pavimento cambia verso i lati esterni dell'anello con eventuali finestre progettate nel pavimento. Ora l'anello abitativo ruota intorno al nucleo cavo dell'Arcania, questo nucleo cavo che non ha gravità
perché non gira, è usato per lo stoccaggio di carico, inclusi gli shuttle spaziali che saranno usati dalle future generazioni di passeggeri tra 100 anni per atterrare sul nuovo pianeta. 4 giorni dopo il grande giro, l'Arcania si sta avvicinando alla cintura di asteroidi. Questa non è come nei film. La cintura di asteroidi non è densa. Gli asteroidi non sono vicini tra loro, sono lontani. La distanza media tra gli asteroidi nella cintura di asteroidi è quasi 1 milione di chilometri. Questo è più di 2 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Anche se l'Arcania viaggia 2,1 gradi sotto il piano dell'eclittica, la maggior parte degli asteroidi sono entro circa 10 e 30 gradi, quindi l'astronave passa tranquillamente attraverso la cintura di asteroidi. Viene tracciato un percorso per evitare gli asteroidi. In ogni caso, l'Arcania è stato progettato con una protezione contro gli asteroidi e i futuri elementi che dovrà affrontare. La parte anteriore dell'Arcania è stata costruita con strati rinforzati, poiché le nubi di polvere e gas interstellari si vaporizzeranno ed eroderanno circa 1 millimetro di profondità ogni 4 anni luce. Sensori di tracciamento e laser sono usati per deviare i micrometeoriti più grandi, cambiando la loro traiettoria lontano dalla nave in arrivo e liberando il percorso. L'Arcania è fuori nella vasta oscurità dello spazio interstellare, la regione tra le stelle riempita di nubi di polvere e gas raggi cosmici e pianeti vagabondi. L'astronave ha lasciato il sistema solare della Terra. Oltre 1 mese dopo il lancio, nel suo viaggio passando per le distanze orbitali di Giove, gli anelli di Saturno, la cometa di Halley, la cintura di Kuiper con Plutone e attraversando l'eliopausa, è ora nello spazio interstellare diretta verso Proxima Centauri b. Il ponte di comando tiene sotto controllo i numeri della popolazione dei passeggeri. Quando l'Arcania ha lasciato la Terra, c'erano 1800 persone a bordo. Questo numero crescerà fino a meno di 4500 durante il viaggio di 100 anni verso Proxima Centauri b. A bordo della nave ci sono 1300 adulti. 300 di questi adulti sono i genitori dei 300 bambini già a bordo. Circa la metà dei bambini diventa adulta dopo 10 anni e circa il 33% degli adulti diventa anziano ogni 10 anni. C'è una durata media della vita di 80 anni e il 33% degli anziani, tra i 50 e 80 anni, che portano saggezza ed esperienza alla popolazione, muore ogni 10 anni. I biologi di bordo tengono traccia dell'evoluzione dei batteri a bordo dell'astronave per prevenire il collasso della biosfera della nave. Questo perché tutti i batteri sulla nave stanno evolvendo in un sistema chiuso molto più velocemente degli esseri umani. I batteri si riproducono molto più velocemente, quindi ci saranno migliaia o decine di migliaia di nuove generazioni all'anno a seconda del tipo di batteri, e ci sono possibili mutazioni. Mentre evolvono, batteri che una volta avevano un effetto neutro sull'organismo potrebbero diventare patogeni che causano malattie, oppure i batteri che una volta aiutavano nella digestione umana evolvono per non fornire più quel beneficio. Il primo anno sull'Arcania porta il primo figlio segnando l'inizio della nuova generazione spaziale. Altri 32 bambini sono nati durante questo primo anno del viaggio ed ogni nuova nascita è un momento sacro segnato dall'invio di un piccolo sasso portato dalla Terra nello spazio creando un simbolico ponte verso la Terra. L'Arcania si trova a 0,424 anni luce dalla Terra, oltre 4 trilioni di chilometri. Il ritardo delle comunicazioni verso la Terra è cresciuto a 5 mesi e 1 giorno per inviare un messaggio in una direzione, e c'è già una dilatazione del tempo. Sono passati 10 anni sull'astronave, ma sulla Terra sono trascorsi 10 anni e 3 giorni. E questa differenza aumenterà man mano che l'astronave continuerà a viaggiare al 4,24% della velocità della luce per i prossimi 90 anni. Ecco una spiegazione dell'effetto relativistico della dilatazione del tempo. Immagina il tempo come un fiume che scorre costantemente. Se sei seduto su una barca senza remare, tu e il fiume scorrete alla stessa velocità. Se inizi a remare molto velocemente, guardando il fiume sembra che l'acqua rallenti intorno a te
e sembri muoversi all'indietro, ma non per le persone sulla riva. Tu e il fiume raggiungete comunque la stessa destinazione, ma tu sperimenti un flusso di fiume leggermente inferiore rispetto a quelli sulla riva. In altre parole, invecchi un po' meno perché il tuo pezzo di fiume scorre più lentamente per te. Quanti giorni extra passeranno sulla Terra quando l'astronave arriverà a Proxima Centauri B? Le prime morti sono avvenute sull'astronave durante i primi 10 anni del viaggio. I loro corpi sono stati inviati nello spazio e si tiene un momento di silenzio su tutta la nave ogni volta che un passeggero se ne va, seguito da una lettura che parla del loro futuro pianeta Proxima Centauri B e di come il passeggero abbia completato il suo dovere e il suo ricordo vivrà per sempre sul nuovo pianeta. Il 20° anno a bordo dell'Arcania segna l'inizio della seconda nuova generazione nata sull'astronave. La popolazione sta crescendo, quindi la diversità genetica è cruciale per garantire un equilibrio nella popolazione durante il viaggio di 100 anni e oltre. Ciò significa avere regole a bordo dell'Arcania. Esistono rigide linee guida sulla riproduzione. Ci sono regole riguardanti la dimensione delle famiglie per garantire che ciascuna famiglia abbia la stessa influenza genetica sulle generazioni future e per evitare di ridurre la diversità genetica. Ogni coppia di genitori avrà un numero simile di figli, con un minimo di 2 e un massimo di 3 bambini. Questo è necessario per mantenere il tasso di sostituzione dei genitori e allo stesso tempo evitare una crescita demografica eccessiva che metterebbe a dura prova le risorse a bordo. Inoltre, i genitori devono riprodursi a intervalli diversi tra le generazioni per evitare cluster di età dei bambini, ovvero grandi gruppi di bambini della stessa età. Tutte queste regole sono state messe in atto per evitare il collasso della popolazione dei passeggeri. Anche dove una famiglia vive sull'astronave viene monitorata. Il ponte di comando assegna alloggi in diverse parti della nave, creando un sistema di rotazione per assicurarsi che gli individui di diverse unità familiari abbiano maggiori probabilità di interagire. Ciò garantisce una miscelazione regolare del pool genetico e, quando arriva il momento di riprodursi, le coppie si sottopongono a consulenza genetica. I loro genomi vengono sequenziati per determinare la compatibilità genetica e per comprendere eventuali rischi potenziali. Se ci sono problemi, ci sono alternative disponibili a bordo, come il laboratorio di utero artificiale o l'uso di campioni di sperma e ovuli criogenicamente congelati portati dalla Terra. Tutte queste linee guida sono particolarmente importanti per le generazioni iniziali di passeggeri, poiché avere una popolazione altamente geneticamente diversificata all'inizio rende più facile mantenere quella diversità durante il viaggio di 100 anni e oltre. Oltre all'Arcania, la Terra è distante 1,27 anni luce, mentre Proxima Centauri B è distante 2,97 anni luce. Il ritardo delle comunicazioni con la Terra è di 1,27 anni per inviare un messaggio in una direzione. La prima generazione di bambini nati a bordo della nave è ora giunta all'età adulta. Presto passeranno a ruoli di leadership junior e compiti operativi avanzati. Il 1000° bambino è nato ed è stato chiamato Arcania come la nave. Altri nomi comuni sulla nave includono Elysium, Helios, Suria, Apollo, Terara, Ioro e Centaur. Anche se siamo così lontani dalla Terra, la mitologia terrestre continua a vivere. L'Arcania sta entrando nel 50° anno del suo viaggio, segnando la metà del percorso. Guardando fuori dalle finestre, i passeggeri iniziano a vedere una stella distinta ma fioca, il loro nuovo sole ospite, Proxima Sori. Da questo momento in poi, la stella diventerà sempre più luminosa con il passare degli anni. Le future generazioni su Proxima Centauri B vivranno con una luce più tenue rispetto alla sera terrestre, ma il pianeta orbita attorno alla sua stella molto più da vicino rispetto alla Terra. Un anno su Proxima Centauri B dura solo 11 giorni e il loro sole apparirà più grande nel cielo, con una luce di colore rossastro. La nave Arcania apporterà modifiche per aiutare i futuri passeggeri ad adattarsi alla nuova luce e all'evoluzione della gravità.
L'Arcania è ora a 2,54 anni luce dalla Terra, con un ritardo di comunicazione di 2,54 anni per inviare un messaggio in un senso. C'è una dilatazione temporale di 60 anni che passano sulla navicella spaziale, mentre 60 anni e 19 giorni sono trascorsi sulla Terra. I passeggeri hanno rinominato la loro destinazione Pianeta Proxima Centauri B. Il nome è evoluto nel corso degli anni ed è stato sostituito dal nuovo nome ufficiale Alisia, un paradiso dove gli eroi e i giusti vanno per garantire la continuazione dell'umanità. A questo punto, dopo 60 anni di viaggio, il ponte di comando avvia la sequenza di evoluzione della gravità, poiché la gravità su Alisia è leggermente superiore a quella sulla Terra. I propulsori di rotazione saranno periodicamente attivati nei prossimi 30 anni per aumentare lentamente la rotazione dell'anello abitativo, aumentando la gravità sulla navicella spaziale, in modo che per gli ultimi 10 anni del viaggio i passeggeri, le nuove generazioni di umani, saranno abituati a vivere sotto la gravità più pesante che dovranno affrontare presto sul loro nuovo pianeta natale. La gravità prevista su Alisia è impostata a circa 1,026 volte quella della Terra, rendendola appena leggermente più forte. Una persona che pesa 50 kg sulla Terra si sentirà come se pesasse 51,4 kg su Alisia. Questa leggera gravità aggiuntiva significa maggiore stress sul cuore e sul sistema cardiovascolare. Le ossa e i muscoli subiscono anche dei cambiamenti, diventando più densi. Per sostenere la gravità più alta, i fluidi corporei si ridistribuiscono leggermente, portando a un aumento della pressione sanguigna negli arti inferiori. E nel tempo la specie umana diventerà più bassa in media, con una forma corporea più compatta per essere più efficiente dal punto di vista energetico nell'ambiente ad alta gravità. Man mano che la gravità aumenta lentamente a bordo dell'Arcania nei prossimi 30 anni, anche l'illuminazione verrà regolata. Le luci sulla navicella spaziale si faranno lentamente rosse e meno luminose per abbinarsi alla luce rossa scura vista dal nuovo Sole Helios. Quando si vive sul nuovo pianeta in un mondo con meno luce e una tonalità rossa, gli occhi umani si adatteranno ed evolveranno in diversi modi. L'iride potrebbe assumere una sfumatura di ambra o oro. Le pupille potrebbero essere più grandi per consentire l'ingresso di più luce, così mentre gli umani della Terra hanno una varietà di colori degli occhi, questi futuri umani elisiani potrebbero avere una sclera più scura e iridi dorate. Ci sono state voci a bordo di laboratori criogenici e capsule di ibernazione nascoste, dove individui ricchi dal pianeta Terra hanno pagato per essere congelati e portati con sé nel viaggio, per essere risvegliati sul nuovo pianeta. I tipi di passeggeri più creativi inventano altre leggende, secondo cui questi esseri congelati pianificano di colonizzare e dominare gli abitanti quando raggiungeranno il loro nuovo pianeta natale. Il nuovo Sole Helios è ben visibile ai passeggeri a bordo dell'Arcania e si fa più luminoso man mano che si avvicinano alla loro destinazione finale. 3 generazioni a bordo della navicella arriveranno al nuovo pianeta, con gli anziani che sperano di raggiungere Elisia prima della fine delle loro vite. L'Arcania sta ora entrando nell'ultimo anno del suo viaggio e presto si preparerà per la sua decelerazione. Qui ci sono i numeri attuali della popolazione a bordo. L'Arcania ha navigato per 99 anni e 350 giorni al 4,24% della velocità della luce. Una rotazione continua ha generato la gravità artificiale per quelli a bordo, ma presto, 15 giorni prima dell'arrivo, i propulsori di rotazione si accenderanno di nuovo, questa volta nella direzione opposta per fermare la rotazione. Poi l'Arcania eseguirà una manovra di capovolgimento in modo che i motori siano puntati verso Elisia. Quando i motori si accenderanno, inizierà la decelerazione per ridurre la velocità nel corso di 15 giorni a 1G, rallentando la navicella fino alla giusta velocità per entrare nell'orbita del nuovo pianeta Elisia. La gravità di Elisia ha catturato l'Arcania e ha stabilizzato la navicella in un'orbita stabile intorno al nuovo mondo.
I passeggeri sono arrivati al loro nuovo pianeta. Poiché il Sole della Terra è molto più luminoso, i passeggeri a bordo dell'Arcania sono ancora in grado di vedere la stella nel cielo, mentre le persone sulla Terra non possono vedere il Sole dei passeggeri, la loro stella rossa Helios. I propulsori di rotazione vengono riattivati per generare la gravità artificiale, mentre i passeggeri vivono a bordo orbitando il loro nuovo pianeta. Viene celebrata una nuova cerimonia in omaggio agli antenati della nave. 2.924 passeggeri sono morti e 5.700 bambini sono nati durante il viaggio di 100 anni. Ci sono state 7 generazioni che hanno vissuto a bordo della nave Arcania e mentre sono passati 100 anni sulla navicella, sono passati 100 anni e 33 giorni sulla Terra. Un messaggio viene inviato dall'Arcania alla Terra annunciando il loro arrivo. Questo messaggio impiegherà 4,24 anni per raggiungere la Terra. La navicella comunicherà nel passato. I passeggeri presto prenderanno le navette conservate all'interno del nucleo cavo dell'Arcania e scenderanno sul nuovo pianeta dove inizieranno a costruire la loro nuova base, che sarà chiamata i Campi Elisi.